Allora, ecco qui uno squalidissimo unboxing, nel senso che io non faccio unboxing, però questa volta mi sembrava il caso di farlo perché è una cosa a cui tengo molto. Io utilizzo già macchine fotografiche del formato pieno Nikon reflex, però quando ho visto questa macchina fotografica ho deciso di comprarla perché volevo vedere appunto provare il formato mirrorless e soprattutto ricorda le vecchie Nikon FM2 che facevano furore quando io ero proprio un ragazzino e impazzivo per le macchine fotografiche. Allora, bisogna tagliare. Allora, il packaging, vabbè, questo è l'adattatore FTZ che permetterà di utilizzare le vecchie ottiche in autofocus se sono FS, invece in manuale se sono manuali, oppure se sono senza il motore, cioè il motore senza la presa di forza, quindi le ottiche FD, le ottiche autofocus con la presa di forza purtroppo funzioneranno in manuale. Vabbè. La batteria secondaria, e qui c'è ZFC col kit 1650. Adesso vediamo un po'. Sono preparatissimo a fare questi video. Vabbè, garanzia 4 anni, prezzo comunque favorevole perché una macchina che costa 1000 euro alla fine, poi con gli sconti vari ti porti tutto il kit a casa con una cifra tutto sommato relativamente bassa per lo sfizio che è questa macchina fotografica. Allora, l'obiettivo del kit, cioè il discorso di questa macchina fotografica è che quando vai in gita a volte ti viene proprio voglia di lasciare la reflex a casa, soprattutto quando ti avvicini ai 50 anni, non hai più la voglia di portarti super obiettivi, quindi se invece puoi portarti in giro un corredo di alta qualità con dimensioni ridotte, lo fai. Speriamo che ci siano degli obiettivi di altissima qualità, però un pochino più contenuti come dimensioni rispetto al 14-24 per formato pieno, ma anche per APS, per formato Z, che però pesa comunque, cioè ingombra comunque. Ragazzi, questa è una Nikon FM2, cioè è identica a una FM2. Andiamo a vedere l'FM2 questa è una FM2, una macchina stupenda, però certo ormai la pellicola non ha prestazioni di gamma dinamica, poi soprattutto quando uno vuole fare sviluppare queste pellicole sono dolori perché ho i peli sopra o... Questa invece è una digitale 20 megapixel con tutte le funzioni più moderne,
in un corpo della Nikon FM2, veramente una cosa interessante, anche solo per provarlo. Poi vabbè, se non ci sarà feeling, cosa che dubito, perché una macchina così compatta sui 1000 euro è difficile che non ci sia feeling. Mirino elettronico, dicono che non è tanto forte come risoluzione, però ragazzi, qui c'è un monitor che si apre, si gira davanti, abbiamo chiesto da 10 anni probabilmente, poi volendo ci si può mettere, penso, non vedo prese di carica, quindi probabilmente un fondello batteria sarà difficile, anzi non ci sarà sicuramente. Ci sarà magari un'impugnatura aggiuntiva, perché però per chi è abituato, io ho iniziato con una Yashica FX3 e qui come leggerezza siamo veramente a livello di una fotocamera manuale, veramente qualcosa di eccezionale. Questa te la metti nello zainetto, non pesa nulla, puoi fare la scalata del monte Cameni a Santorini, uno dei miei traumi più grandi, e non porti dietro il peso di un formato pieno FX. Poi vedremo, speriamo che non si sporchi facilmente il sensore, che è messo lì così, però io veramente nei primi tempi credo che userò solamente questo obiettivo pivot. È una cosa veramente fantastica. Dovesse andare esaurita sul mercato, cosa che penso che sia abbastanza facile, la vendiamo tipo Bagarini. La vendiamo più cara, no, perché cioè la DF ancora adesso non è venduta a cifre basse. Questa è una fantastico. Vabbè, che dire, adesso me la godo, l'unboxing è stato fatto, io non sono un influencer, adesso con questa macchina che fa anche vlog lo diventerò. E va bene, un saluto a tutti, sono particolarmente contento. Ciao a tutti.